Riconoscere la disuguaglianza è il primo passo verso la soluzione? Direi proprio di sì. Non credo che sia scontato, soprattutto quando le cose apparentemente vanno bene. La mia azienda è un'azienda che fino ad ora, a parte il periodo del Covid, è sempre andata bene. Quando non ci sono problemi, non è automatico guardarsi all'interno e vedere se c'è qualcosa che non funziona o meno. Personalmente credo che i periodi in cui le cose vanno bene siano i periodi migliori per guardarsi all'interno e capire che cosa può essere migliorato e migliorabile. Ed è in realtà quello che stiamo facendo. Insomma, noi è un'azienda patronale ma molto multinazionale, molto multietnica. Abbiamo all'interno persone, situazioni molto diverse tra di loro. È evidente che nel rispetto delle regole che ci accomunano tutti è importante guardare che cosa ci differenzia. Questo sia in una chiave di arricchimento reciproco, ma anche in una chiave molto critica per vedere se all'interno c'è un'uguaglianza di trattamento piuttosto che no. Ed è quello che stiamo facendo, insomma. Noi non abbiamo ancora la certificazione per la parità di genere, però un'analisi interna l'abbiamo sicuramente fatta. Quello, ad esempio, che posso dire è che al momento noi non abbiamo a livello manageriale una grande presenza femminile ed è evidente che questa cosa ci ha portato a fare delle valutazioni interne, quindi a livello di carichi di lavoro, carichi familiari, eccetera. È un tema particolare che abbiamo posto al nostro head office, che quindi sta facendo delle valutazioni, perché quanto mai come azienda per noi è importante essere totalmente rappresentativa di ogni genere, ogni tipologia di persona sostanzialmente, perché è un'azienda realmente multinazionale e realmente multietnica. Quindi anche qui c'è molto work in progress. Affineremo questa nostra analisi evidentemente con anche l'intervento insomma della legislazione europea che ci vincola a tutta una serie di analisi eccetera, che facciamo ben volentieri perché viene proprio vista come un'opportunità per fare un salto di qualità da questo punto di vista. Quindi è evidente che HR è fortemente coinvolta in questa attività, lo faremo con il supporto insomma di tutte le funzioni interessate. Ecco. Però effettivamente riconoscerla è il primo passo, perché si potrebbe anche non riconoscere evidentemente, no? Come ci siamo detti, insomma tutto va bene, quindi non è necessario, però diciamo che la fase di consapevolezza, di presa di coscienza è sempre il primo passo e a mio parere è il passo più difficile, però è il passo da cui si parte.